In questo video prenderemo in esame gli oscillatori a rilassamento. Esistono molteplici soluzioni circuitali per realizzarli, ma in questo video ne analizzeremo soltanto due. Gli oscillatori a rilassamento sono particolari tipi di oscillatori capaci di emettere impulsi o segnali elettrici di varia forma non sinusoidale. Per esempio onde quadre, onde a dente di sega e impulsi di breve durata seguiti da un lungo tempo di recupero. Essi vengono definiti astabili, ovvero quando la commutazione avviene sempre tra due stati instabili, per cui il circuito non è mai in una condizione di riposo. Sono costituiti da un componente non lineare che periodicamente scarica l'energia accumulata in un condensatore o in un induttore, causando un brusco cambiamento in uscita. Tra gli elementi non lineari utilizzati si hanno transistor a giunzione bipolare, TIAC e anche lampada al neon. I segnali impulsivi o ad onde quadre prodotti da un oscillatore a rilassamento possono essere usati per pilotare circuiti digitali come contatori, temporizzatori o anche microprocessori. Spesso però sono preferiti oscillatori al quarzo per ragioni di stabilità della frequenza. Il circuito più semplice di un oscillatore a rilassamento è realizzato con un resistore, un condensatore e una lampada al neon. Supponendo il condensatore inizialmente scarico, la lampada risulta spenta. Applicando al circuito la tensione continua commisurata alla tensione di funzionamento della lampada, la corrente comincia a scorrere attraverso la resistenza R e la tensione sui terminali del condensatore aumenta progressivamente, da 0 fino a raggiungere il valore della tensione di innesco della lampada al neon. Quando tale valore viene raggiunto, la lampada si accende e il condensatore si scarica. La tensione ai suoi terminali ritorna al valore iniziale. Successivamente prende inizio un secondo ciclo di carica e il tutto si ripete. Questo circuito è stato utilizzato qualche volta in passato per generare la bassa frequenza negli oscillatori modulati a valvole, come ad esempio l'oscillatore EMC502 di costruzione americana. Ecco il circuito realizzato, come possiamo vedere: lampada al neon, condensatore, resistore e alimentazione in continua. In questo caso la lampada al neon è da 110 volt e quindi qui forniamo un'alimentazione di circa 130 volt in continua. Per aumentare la frequenza di lampeggio della lampada bisogna agire sul gruppo RC, quindi staccando l'alimentazione, sostituendo il condensatore con un condensatore di capacità minore, aumentiamo la frequenza di lampeggio. Modificando il circuito è possibile realizzare un semplice lampeggiatore ottico. Quando la lampada al neon LN1 è in conduzione, il condensatore ci si scarica attraverso le resistenze R2 e R3 e ciò si verifica finché la lampada al neon LN2 non raggiunge la tensione di innesco. Soltanto allora l'accensione della lampada LN2 provoca una brusca diminuzione della tensione che fa spengere la lampada LN1, invertendo il ciclo. In sostanza, quando la lampada LN1 è accesa, la lampada LN2 è spenta e viceversa. La frequenza dei lampeggi può essere variata sostituendo il condensatore C con uno di capacità diversa. Ecco lo schema realizzato su breadboard. Alimento il circuito. Ecco il lampeggiatore. Anche qui la velocità di lampeggio dipende dal condensatore, quindi se si sostituisce il condensatore, alimentiamo il circuito e la frequenza di lampeggio è superiore, quindi anche qui il lampeggio dipende dal tempo di carica e scarica del condensatore. Un particolare tipo di oscillatore a rilassamento è il multivibratore astabile. Come tutti i multivibratori è un circuito che può trovarsi in uno dei due stati possibili. Nel multivibratore astabile nessuno dei due stati è stabile, così il circuito continua a passare da una condizione all'altra con un periodo determinato dai valori dei condensatori e delle resistenze presenti. Il multivibratore astabile produce tipicamente un'onda quadra con duty cycle dipendente dal grado di simmetria del circuito. Il funzionamento del circuito è il seguente.
Una volta alimentato il circuito, teoricamente i due transistor dovrebbero iniziare a condurre, perché entrambe le loro basi sono polarizzate, come si vede nello schema, dalle resistenze di base, in questo caso da un K, ma in realtà non sarà così, perché per le differenze dovute a tolleranze, connessioni, componenti parassiti eccetera, anche se tutti i componenti hanno le stesse caratteristiche, uno dei due transistor entrerà in conduzione per primo. Supponendo che entri in conduzione per primo Q2, Q1 sarà costretto all'interdizione perché la tensione di polarizzazione di base sarà inferiore a 0,6-0,7 volt. Di conseguenza Q1 rimarrà in attesa che il condensatore C2 si carichi. Tale tempo dipende appunto dal valore del condensatore e dal resistore di base, in questo caso da un K. Quando il condensatore C2 sarà carico, la situazione si capovolgerà perché la tensione di polarizzazione di base sarà inferiore appunto a 0,6-0,7 volt. Una volta entrato in conduzione Q1 accadrà quello che è accaduto per Q2 e il ciclo continuerà senza mai arrestarsi. Qualora decidiate di realizzare questo circuito con un simulatore software, non funzionerà perché il software considera tutti i componenti uguali. Ad esempio, due resistori da un K per il simulatore sono perfettamente da un K, mentre nella realtà, anche se i resistori sono realizzati dallo stesso produttore e sono della stessa serie, avranno sicuramente, anche se in minima parte, valori diversi. Questo è dovuto alle tolleranze. Per farlo funzionare dovrete attribuire valori leggermente diversi ai componenti. Ecco il circuito flip e flop realizzato in pratica. Alimento il circuito e il circuito lampeggia. Nulla di sconvolgente, un circuito base per generare onde quadre. Possiamo variare la frequenza agendo o sui resistori o sulla capacità dei condensatori, ad esempio sostituendo i condensatori con condensatori di capacità minore aumentiamo la frequenza generata dal circuito e di conseguenza il lampeggio dei LED. Questi oscillatori possono anche essere realizzati per generare onde quadre, non serve l'utilizzo dei LED. I LED ne testimoniano, diciamo, il funzionamento. Come possiamo vedere, con questa modifica è possibile regolare la frequenza del circuito. Agendo sul potenziometro si agisce sulla costante RC. Come possiamo vedere nell'oscilloscopio, la frequenza aumenta o diminuisce. Con quest'altra modifica andremo a cambiare il duty cycle dell'onda quadra generata. È possibile combinare le due modifiche per realizzare un oscillatore con frequenza e duty cycle variabili. Un saluto a tutti da Mr. Vol.